premessa ipocrita a questo video. Se c'è una tipologia videofonica che non mi ha mai detto più di tanto, è proprio quella degli unboxing, perché sì, ok, mi apri la scatola e mi fai vedere cosa c'è dentro, però ancora posso passarlo in, non so, tipo un gioco da tavolo, che così vedo i materiali come sono disegnati, se sono fatti di cartone pressato o se sono fatti di puro alabastro. Però anche lì poi non mi dici le regole, quindi mi rimane un po' nel mezzo. Non ha assolutamente senso, a mio avviso, per cose come i film e i videogiochi, cioè facciamo l'unboxing di questo videogioco, lo tolgo dal cellophane, lo apriamo, c'è il disco di questo gioco, ma dai, pensavo ci fosse, non lo so, una Madonnina di Lourdes, ma come ogni eccezione c'è la sua regola. O forse era il contrario. In ogni caso, siamo qua oggi per vedere un oggetto di particolare fattura, di particolare rarità e che sono veramente contento di poter condividere con voi all'interno di questo canale sempre più giallo. Ed anzi, al proposito, proprio perché voglio cautelare la mia persona, messaggio riservato a due dabbe-uomini che si chiamano Carlo e Francesco, e so io di chi sto parlando. Sappiate che quelle cose che trovate nel prato davanti a casa mia non sono i nani di gesso che trovate nei mercati e non sono neanche degli irroratori da prato, sono delle mine anti-uomo. Questo è per ricordarvi, insomma, vi venisse mai l'idea di voler venire a derubare questo oggetto che ora sto per mostrarvi, perché sicuramente dopo averlo visto vi verrà voglia di derubare l'oggetto che sto per mostrarvi. Ma qual è l'oggetto che sto per mostrarvi? Non indugiamo e mostriamolo. Si tratta di 52 carte all'ombra di giallo. E sì, ora parte la salva di che cacchio è, cos'è sta cosa, dove l'hai trovata? Una cosa per volta. In breve, 52 carte all'ombra di giallo, dall'italiano discutibile, ma vabbè, su inglesi li perdoniamo, e né più né meno che un mazzo di 52 carte francesi, quindi cuori, quadri, fiori, picche e jolly, interamente ambientato nel mondo dei gialli all'italiana anni 70, insomma di quello che noi vediamo nella nostra rubrica da poco iniziata JMB Movies. E per me, cioè, è veramente una cosa esagerata, è la versione adulta delle carte che trovavo con Topolino, che dentro erano tutti personaggi di Topolino. Qua ci trovo invece tutto il mondo e gialli macaronici che come sempre vi sprono a riscoprire e rivedere. Prima poi di andare a compiere l'apertura dello scatolame qua presente, un po' di storia da dove sia uscito. Un po' di tempo fa, per scoperta mia casuale, mentre cercavo informazioni sui gialloni italiani, ho scoperto che c'era questo tal sito dal nome Cultzilla, che evidentemente è esperto nella creazione di merchandising e memorabilia dedicato agli amanti di un po' tutti i generi di film, che aveva realizzato una tiratura limitatissima e limitaterrima di questi mazzi di carte, dedicati appunto ai gialli all'italiana. Tra l'altro buon pro faccia loro, perché la vendita di questi, mi pare 100 e qualche cosa pezzi e non di più, è andata anche in beneficenza, quindi si sono raccolti anche un bel po' di soldi per aiutare, insomma, degli enti anche di ricerca o cose simili su malattie anche molto gravi. Quindi sono anche contento che siano riusciti nel loro scopo, in questo modo un po' particolare magari, ma sono riusciti a incamerare veramente un po' di denari, meno male. Poi però cosa succede? Si rendono conto che alcuni di questi mazzi gli sono venuti un po' male, cioè 4-5, non di più, per carità, però hanno qualche bombatura, come infatti ha un po' questa scatola, oppure ha qualche taglio, qualche cosa, qualche piegatura venuta male, insomma, non si fidavano, anche se per beneficenza, a metterli in commercio. E hanno fatto bene, premio onestà. Perciò pensano, se non possiamo venderle, nulla ci vieta di regalarle in giro. Quindi facciamo un giveaway tipo concorso, postate la vostra immagine che più vi ricorda i gialli all'italiana e Baragnalus, e 4 allegri vincitori riusciranno a portarsi a casa un numazzetto di questo tipo. E quindi, signori, uno dei vincitori, stranamente, sono io, che non ho mai vinto nulla, ma la strada del JMB ha portato, come sempre, fortuna. Perciò ora andiamo a vedere i risultati di questa prode vittoria, andando a scoprire come sono fatte queste carte, che veramente sono fatte in un modo che neanche voi potete immaginare. Partiamo dunque con il primo dei tanti tocchi di classe che ha questo mazzo di carte, e cioè con il loro retro. Se infatti a prima vista sembra il classico retro di carte, insomma, da pokerino con gli amici, manipolazione o briscolata alla taverna,
Guardandolo più da vicino notiamo che il motivo dietro le carte non è nient'altro che composto da coltellacci, occhi e da guanti neri, dell'assassino guantato della tradizione JMBesca. Vi faccio dunque vedere le prime 4 carte, che altro non sono che gli assi, che qua sono rappresentati come i poveri assi uccisi da armi diverse del delitto. Passiamo dall'asso di quadri barbaramente mannaiato all'asso di fiori con un doppio coltello a serramanico, poi il coltellaccio classico da macellaio che spacca in 2 l'asso di cuori e poi la rasoiata alla tenebrae per l'asso di picche. Spostiamo però gli assi per il vero asso nella manica di questo mazzo, e cioè le carte normali. Non immaginate infatti le classiche carte cuore, quadri, fiori e picche con tutti i quadrettini sopra e i disegnini su che rappresentano 4, 5, 6, 7 cose. No. Il paragone che avevo fatto con le carte di Topolino era tutto fuorché ardito, signori, perché, e con somma maraviglia ve lo faccio vedere, questo mazzo di carte è composto interamente da locandine di film gialli JMBeschi. È veramente il modo migliore che ho adesso per pescare i film da fare nelle recensioni. Passiamo da La ragazza che sapeva troppo di bava, che è 2 di picche, ma povero Marione, a, non so, Gatti rossi in un labirinto di vetro, che anche ho visto poco tempo fa, di Lenzione, oppure Paranoia, oppure 5 bambole per l'1 d'agosto. Poi sì, ho notato che c'è una certa distribuzione di registri, quindi ad esempio nei picche troveremo molto Bava e molto Lenzi, altre parti troveremo molto Argento, comunque sono veramente tanti, non so, adesso Alla ricerca del piacere, Una farfalla con le ali insanguinate, Cosa avete fatto a Solange, meglio che non ve lo dica, 7 scialli di seta gialla, signore, Il gatto a 9 code, qua compare Darione, Profondo rosso, e voilà, 10 di cuori, ovviamente, o Una sull'altra di Fulci, La morte cammina coi tacchi altri. Vi ricorda qualche cosa questa postura e questa locandina? A me no. Una lucertola con la pelle di donna, 5 donne per l'assassino, Non si sevizia un paperino, 7 note in nero, signore, La magia, la classe, perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, l'unico giallo italiana che ha messo dei punti di preoccupazione alla Wertmüller, ma perché pensava di essere stata scalzata come primato, Giornata nera per l'Ariete, e ancora tutti i colori del buio, La dama rossa uccide 7 volte, Il tuo vizio in una stanza chiuso solo in una chiave, Nude per l'assassino, Il corpo presenta tracce di violenza carnale, insomma, altre non ve le faccio vedere perché sennò spoileriamo tutti magari i video futuri che possono esserci in questa rubricozza. Però, insomma, sappiate che veramente ci sono quasi tutti i più grandi film gialli all'italiana in queste carte, e comunque rappresentate come carte da gioco, cioè volendo uno non le volesse toccare quasi per non rovinarle come faccio io, potrebbe anche giocarci effettivamente a un qualsiasi gioco di tutti i tipi. Ma questo mazzetto di carte non ha ancora finito di regalarci sufficiente genialità. Infatti, se per gli assi avevamo le armi del delitto e come numeri le tante locandine, tra l'altro per lo più illustrate da italiani, quindi altro orgoglione nazionale, e sono anche veramente belle a vedersi, tra l'altro è anche un bel excursus e ripasso su come eravamo anche bravi a fare delle locandine di concetto e anche di espressione, non 4 foto delle balle come ora. Comunque, dei gialli all'italiana, cosa ci sarà mai nelle figure del mazzo? Bene, abbiamo dei fanti, delle regine e dei re. Cosa ci metteremo mai? Ma semplice, nei fanti i più grandi attori, nelle regine le più grandi donne attrici dei gialli all'italiana, e nei re, beh, chi questi gialli li ha concepiti? Per farvele vedere al meglio, ora dunque farò una di quelle classiche piccole magie autorisolventi, anche perché si metto a manipolare le carte, faccio delle schifezze clamorose, e anche perché queste carte non vanno manipolate, non vanno utilizzate, non vanno toccate, non vanno annusate, tranne che dal sottoscritto. All'interno della pensione di San Crispone 4 attori giunsero per una sistemazione. E 4 mosche, aspettate, guardo se c'è pensione paura che così viene meglio. No, non c'è, vabbè, fa lo stesso. Dunque, 4 attori giunsero a girare. Ivan Rassimov, ecco là. Jean Sorel, versione baffuta tra l'altro. Sua onnipresenza, Giorgione Hilton, che ritroveremo più e più volte, e il nostro Fabione Testi, 100% Italians. Ma ovviamente 4 attrici si unirono ai bei film. Anita Strindberg e signori, la signora Edvige Fenech e risignori, la Barbara Boucher e tri signori,
è la Florinda Bolkan, è Quadri Signori, anzi Quadri Signore, Ma nessun film può venire bene se non con un regista di concetto, e perciò ecco a voi Sergio None Bertino, Marione Bava, Darione Argento, e ecco chi manca al party, Lucione Fulci, che sarà contentissimo da lassù di essere stato infilato in un mazzo di carte. Ma in ognuno di questi stanzoni un perfido assassino cercò veramente di ammazzare. Perciò che fare per riuscire a fermarli? Semplice, se in ogni stanzona stavano solo 4 persone, è matematica la soluzione. Balà, balà, balà. E se prima erano mischiati ed ora ancora di più, ecco che tutte le signore erano in una stanza, tutti i registi in un'altra, immagino le bestemmie che uscivano da dentro qua, o forse anche il fumo, e poi tutti gli attori e tutti gli assassini si trovarono assieme e si ammazzarono tra di loro così, un po' per scacciare la noia. Terminati dunque questi mesti momenti raccapriccianti, signori, che altro dire se non che questo è un grandioso mazzo di carte. Sarà che è proprio una cosa fatta per gli appassionati, ma si vede la cura, si vede che chi le ha fatte è anche lui conoscitore di questi gialloni, anche lui sapeva benissimo chi andare a prendere, dove, con cui, quali film da mettere, quali registi da mettere, eccetera, eccetera, eccetera. E chissà che in futuro non si possa vedere qualche altra produzione magari sempre piccina, magari sempre ad hoc per beneficenza, per raccogliere qualche fondo, perché no? E lo spero per voi. Intanto io mi spupazzerò questa cosa e vi lascio come ultima perla l'ultima carta del mazzo, che uno dice sì, è il classico tabellone con i punti per giocare a bridge, uno sapesse giocare a questo stramaledetto bridge, e invece no, e invece abbiamo il nome di tutti gli artisti o degli studi che hanno realizzato tutte le locandine di qui sopra, che finalmente possiamo scoprire. Io ad esempio non sapevo, ma neanche non sono andato a vedere su Wikipedia, non lo so, ero ignorante e non a conoscenza dei tanti talenti che hanno realizzato queste locandine e che spesso sono anche gli stessi. Infatti qua sul tabelloncino troviamo i numeri proprio delle varie carte che rappresentano i vari cartelloni, le varie locandine che hanno realizzato queste persone o questi studi grafici, che così finalmente hanno anche dietro dei nomi e dei cognomi che possiamo veramente ringraziare e tirare giù i sontuosi cappelli. Per il resto, vabbè, c'è scritto, aspettate che è in inglese quindi non può tradurre. Dunque, abbiamo compiuto qualsiasi sforzo possibile per identificare gli artisti dei meravigliosi poster che sono su queste carte, quindi li hanno cercati apposta, c'è anche questa cosa, mica roba da ridere. Un asterisco significa che non siamo certi che sia corretto o meno. Sono anche roba degli anni 70, quindi buon pro comunque faccia una volta di più a loro per il lavoro che hanno compiuto, per fare quello che poi sembra un semplicissimo mazzo di carte e che invece, perché no, ora utilizzeremo proprio per pescare i vari film che andremo a recensire, sempre che ci siano e non siano dei ciofeconi pazzeschi che quindi non sono neanche meritevoli di finire nei 52, 50, no meno, 40, quanti sono togliete le figure, che possiamo trovare invece rappresentati sul mazzo. E poi vabbè, il nome dei vari collaboratori ve li elenco, se volete trovarli su Twitter fategli i complimenti perché veramente se li meritano. E abbiamo Cultzilla UK, Giornata Nera, Rachel _ Nisbet e Signor Wurt, marito della signora Wurt probabilmente, che ha smesso con il sadomaso e si è dato alle carte da giuoco. E su questa, signore, la chiudiamo. Ne approfitto per fare una piccolissima comunicazione personale, e cioè non contate che tutti i film gialli all'italiana verranno recensiti come quello scorso, quindi con tutto il film srotolato, anche perché alcuni sono molto belli e non voglio anche farvi vedere troppo, perciò per alcuni semplicemente farò qualche piccola pillola, proprio un momento in cui sicuramente se ne parla e vi dico cosa è bello, cosa c'è, le trovate, magari qualche scena clou ve la faccio anche vedere, sperando sempre che l'impero SIAE mi permetta l'uso del... E basta, ci vediamo così al prossimo JMB Movie. Ah, e anzi, a proposito, signor assassino, l'ha vista che belle ste carte? Cosa ne pensa lei? Beh, che dire, non volevo essere troppo banale nel dirlo,
Vabbè, cut. Mi sono dimenticato di farvi vedere ancora una cosa di questo mazzo di carte qua. I jolly. Ma quanta stima!